È impossibile non governare se stessi in qualche modo. In qualche modo noi sempre governiamo noi stessi, inconsciamente. Noi siamo qui appunto per rifraternizzare con questa parte di noi che abbiamo scoperto ormai da parecchio tempo come scienza umana. Però la nostra cultura non si è modificata tenendo conto di questo. Pensiamo solo alle relazioni. Se io veramente mi pongo come idea centrale il fatto che io ho un inconscio, che l'altro ha l'inconscio, quindi una parte che non conosce, che lo agisce, ma allora che senso ha dire mi ha trattato male? Non ha senso, capite? Che senso ha di sentirmi in colpa se faccio male a qualcuno? Mortificarmi. Devono cambiare un po' le regole. Se io ho un inconscio, ecco, mi devo porre un obiettivo diverso. Non moralista, giusto, sbagliato, mi giudico me, giudico l'altro, ma di ricerca delle cause che sono sconosciute, inconsce. Inconscio automatico di governarci spesso produce quelle che chiamiamo le passioni tristi, rabbia, tristezza e paura. E tutti i parenti, agitazione, ansia, preoccupazione. E che vita è? Una vita morsa costantemente da queste emozioni qui, ansia, preoccupazione, paura. È una vita in fuga. Il dolore è diverso. No, è proprio quello, non è diverso. Perché dal dolore che noi scappiamo e scappando dal dolore noi creiamo ansia, paura, preoccupazione, tutta una serie di sintomi. Poi a volte quel dolore è troppo grande e allora ci acchiappa comunque, nonostante tutti i nostri tentativi inconsci. Comprendiamo una piccola cosa sull'inconscio facendo una metafora sul corpo. C'è qualche fisioterapista, osteopata in sala, ecco. Se io mi faccio male all'anca, mettete per un motivo X, faccio male all'anca, il mio corpo inconsciamente, se tutte le volte che cammino mi fa male, cosa farà? Sistemerà le cose in modo da evitare che Ecco, quindi per esempio mi metto un po' più così. Ah, perfetto, così peso solo su questa gamba e questa non mi fa più male. E dentro la sua mente il corpo dice, ho risolto. Invece no, perché dopo un po' che sto così, magari mi si infiamma questo ginocchio. Allora poi mi metto così. Dopodiché mi fa male la spalla, mi metto così, poi vado da Ambra e dice, Ambra, senti, vedi un po' che puoi fare. Esatto, e lei... Ecco, la psiche funziona allo stesso modo, il nostro modo inconscio di governarci è una perenne aggiustamento, compensazione per non andare nella sofferenza. Giustamente. Perché non sappiamo cosa farci con la sofferenza. Nella nostra cultura mica ci insegnano come si fa. Che devo fare con l'inquietudine di fondo? Che ce devo fare? Mi mangio un gelato. Che ci devo fare con il senso di inadeguatezza? Come? Te ne mangi due? Poi qui in Sicilia, vedi? Esatto. Per chi viene fuori dalla Sicilia sappiate che qui
si chiama arancino. È molto importante questo, perché loro li vedete tutti belli calorosi, aperti, ma se gli sbagliate questa. A Palermo si chiama arancina. Confermate, giusto? Ok, benissimo. È un terreno spinoso questo. Possiamo parlare di angosce della vita, ma non mi sbagliate. La fuga dalla sofferenza. Marco Guzzi in un suo video bellissimo sulla morte risalta questo concetto qui. L'Occidente rifugge la morte. Vedete, tutta la nostra cultura è un po' come dire, sì, quella roba là. Accumuliamo tesori, vogliamo accumulare fama. Questi i grandi, quelli stimati, quelli realizzati secondo il canone della nostra società sono persone che magari hanno tanta fama, hanno tanti soldi e sono riusciti ad arrivare in vetta alla società, magari a gomitate, magari. Che ce fai quando sei orizzontale o quella roba là? Nulla. Non accumulate tesori sulla terra, diceva un signore 2000 anni fa. Noi rifugiamo la morte. E la morte che vuol dire anche il dolore. Anche il dolore è una morte e come vedrete in questi giorni è una morte e una risurrezione. Non conosciamo l'arte del dolore, quindi non conosciamo l'arte di governare quelle parti di noi che soffrono. Abbiamo un brutto rapporto con la nostra piccolezza. Che intendo per piccolezza? Intendo con la nostra vulnerabilità. Non sappiamo che farci. Non sappiamo cosa farne. Ecco, voi tutti siete qui per assumere una padronanza di questo. La padronanza di fronte alla sofferenza, la padronanza di fronte al saper trovare sul fondo della sofferenza quel tesoro che cela. Cela un tesoro, ma questo lo vedrete. Bisogna dire, secondo me, poche cose a fondo, però qualcosa bisogna dire per capire come funziona il terreno da gioco, è la psiche e il corpo, il terreno di gioco personale di ognuno di noi. Quindi sapere un po' come funziona è utile. Il dolore io lo sento da qualche parte nel corpo. Il senso di inadeguatezza, magari lo sento in gola, non mi fa esprimere. La rabbia la sento qui che vibra e dice delle cose. È questa la scacchiera, capite? È lì che ci giochiamo l'arte. E quindi, dov'è che impariamo noi a governare? Voi tutti avete avuto dei genitori o qualcuno è nato in laboratorio? Tutti. Era scritto che per partecipare al seminario bisognava aver avuto minimo 2 genitori, almeno. E quindi voi sarete stati anche bambini. È successo pure a me, cominciamo ad avere un sacco di cose in comune, vedete. Ecco, siccome non è la nostra generazione ad aver avuto questa incapacità di governare, ma sono generazioni su generazioni umane che si tramandano questa generosa eredità, i nostri genitori, come noi, avevano i loro dolori, le loro sofferenze. Ecco, quando questi genitori si relazionano con noi, sono più grandi, no? Il genitore tratta noi in un certo modo. Ci sono milioni di comportamenti, di atteggiamenti che ci arrivano da un genitore.
Se noi ne prendessimo uno, per esempio, come reagisce mio padre di fronte alla mia tristezza, di fronte alla mia rabbia? Il bambino da piccolo è meraviglioso, è molto più vicino all'altro mondo che a questo, quindi a volte a parlare con un bambino ti danno delle risposte creative, ti danno delle risposte e tu dici ma nessun adulto è così intelligente. E allo stesso tempo emotivamente non hanno strumenti, le emozioni li strabordano. Ecco, da chi imparano a governare queste emozioni? Dal genitore, inconsciamente. Quindi se io piango e mio padre si arrabbia, perfetto. Quindi subisce un'oppressione. Grazie caro. Vedi. Subisce un'oppressione, questo sì è un simbolo Aleph che rappresenta un qualcosa che per pestare. Un'oppressione. Io sono triste, la mia tristezza lo scende, mio padre, basta di piangere. Che succede? Che quando questo bambino cresce, diventa un io adulto, avrà delle parti interne tristi, avrà delle parti di sé che si intristiscono per qualcosa nella vita, no? La prima nobile verità del buddismo è la vita, nella vita c'è la sofferenza e quindi veniamo colpiti, queste parti noi vengono colpite. Ecco, come reagirà questo adulto nei confronti della propria tristezza? Se il padre si è arrabbiato? Come genitore. Se il genitore si arrabbiava di fronte alla tristezza, io mi arrabbierò contro la mia tristezza. Che vuol dire arrabbiarsi contro la propria tristezza? Giudicandomi, sentendomi inadeguato. Non posso sentirmi inadeguato senza una voce dentro di me che mi dica che cazzo fai? Piangi, debole o qualcosa del genere. Non devo essere triste. E così via. Ecco ciò che abbiamo imparato. E quindi quella relazione che noi avevamo col genitore, io la ripeto con le mie parti interne, identica. Questo ci dà un vantaggio diagnostico. È facilissimo capire qual è il punto se conosci questo. Perché vi dirò di più. Se io ho questa struttura dentro, per esempio questa è la tristezza, se io entro in una coppia, oh, che bello. Quando lei si intristisce, secondo voi come reagirò? Un giorno decido di voler aiutare i panda e apro un'associazione, assumo 20 dipendenti e un gruppo si intristisce. Come reagirò? Perfetto. Entro in un bar a prendere un caffè. Un tizio si intristisce, come reagirò dentro? Siamo divertenti, eh? Capite il vantaggio diagnostico? Basta niente, vedere un dettaglio e io trovo questa X che posso dare subito per scontato che l'ho vissuta e la applico con me stesso. Capite che non ha senso prendersela con un essere umano se ci tratta male. Non ha senso. È totalmente meccanico. Se uno mi insulta, si arrabbia per la mia tristezza, io posso dare per scontato, matematicamente, che lui fa lo stesso con la propria tristezza e che quello lì è un bambino, è stato, scusate, un bambino che ha subito quella rabbia sulla propria tristezza. E potreste accorgervi che se immaginate qualcuno che vi ha trattato male così, cioè lo immaginate come un bambino che ha subito quella cosa lì, qualcosa dentro di voi si ammorbidisce nei suoi confronti. C'è il rischio che qualcosa cominci ad ammorbidirsi, ma punto.
Perché stiamo già vedendo con giustizia quella cosa. Qual è? La giustizia è un equilibrio, no? La bilancia è il simbolo della giustizia. Comincio a vedere quella cosa un po' più in profondità, quella cosa che ha dato a me, quella cattiveria che ha dato a me, lui la fa con se stesso e l'hanno fatta a lui.